Lezione 1. Avventure ciclistiche. Ciao Anna. Ieri ho vissuto un'avventura ciclistica incredibile. Ciao, John. Sembra eccitante. Dimmi di più al riguardo. Bene, ho deciso di esplorare un nuovo sentiero in montagna. Lo scenario era mozzafiato. Wow! Adoro essere circondato dalla natura. È stata una corsa impegnativa? All'inizio è stato un po' difficile perché il sentiero aveva salite ripide. Ma una volta che mi sono abituato, il senso di realizzazione è stato incredibile. Posso immaginarlo. Ho sempre trovato difficile andare in bicicletta, soprattutto in salita. Come te la sei cavata? Un consiglio che mi ha aiutato è stato quello di passare a una marcia più bassa quando salivo in salita. Ha reso la pedalata più facile ed efficiente. Questo è un ottimo consiglio. Lo terrò a mente per la mia prossima avventura ciclistica. Hai incontrato ostacoli lungo il percorso? Sì, c'erano alcuni rami caduti sul sentiero, ma sono riuscito a girarli senza problemi. È importante stare attenti ed essere consapevoli di ciò che ci circonda mentre si pedala. Hai avuto compagnia durante la pedalata? Sì, ho incontrato un altro ciclista sulla pista. Abbiamo chiacchierato per un po' e ci siamo scambiati consigli sulle tecniche ciclistiche. Meraviglioso! È sempre bello incontrare persone che la pensano allo stesso modo durante le attività all'aperto. Hai fatto delle pause durante la pedalata? Sì, ho fatto qualche breve pausa per riposare e idratarmi. È essenziale rimanere idratati, soprattutto durante le lunghe pedalate. Assolutamente. L'idratazione è fondamentale per mantenere energia e resistenza. Quanto è durato l'intero viaggio? Mi ci sono volute circa 3 ore per completare il percorso. Il tempo è passato perché mi stavo godendo così tanto il viaggio. Il tempo vola quando ci si diverte, davvero. Sono ispirata dalla tua avventura ciclistica, John. Potrei prendere in considerazione l'idea di provarlo io stesso. È bello sentirlo, Anna. La bicicletta non è solo un ottimo modo per rimanere attivi, ma anche un modo fantastico per esplorare nuovi posti. Sono d'accordo. Grazie per aver condiviso con me la tua esperienza e i tuoi suggerimenti, John. Non vedo l'ora di iniziare la mia avventura ciclistica. Prego, Anna. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Fammi sapere come va. Lo farò, John. Grazie ancora e buon ciclismo. Buon ciclismo anche a te, Anna. Abbi cura di te e goditi il viaggio. Lezione 2. Creatività culinaria. Ciao Anna, ho trovato alcuni ingredienti interessanti nella dispensa. Facciamo un brainstorming su cosa possiamo fare con loro. Ciao John, sembra una sfida divertente. Quali ingredienti abbiamo? Abbiamo pollo, peperoni, cipolle e pomodori. Cosa pensi che possiamo creare? Che ne dici di preparare un pollo saltato in padella? Possiamo soffriggere il pollo con i peperoni e le cipolle per un piatto saporito. È un'ottima idea. Possiamo usare un po' di salsa di soia e aglio per aggiungere più profondità ai sapori. Assolutamente. Possiamo anche cospargere di pepe nero e peperoncino in scaglie per un pizzico di spezie. Mi piace il tocco speziato. Un'altra idea è preparare un pollo al curry con pomodoro.
Possiamo usare i pomodori come base per la salsa. Oh, sembra delizioso. Possiamo aggiungere del curry in polvere, dello zenzero e del latte di cocco per dargli un gusto ricco e cremoso. Ottimo suggerimento. Possiamo servirlo con riso al vapore o pane naan per un pasto completo. Gnam. Mi viene fame solo a pensarci. E se volessimo fare qualcosa di più leggero? Possiamo provare a preparare un'insalata di pollo alla griglia. Possiamo marinare il pollo con succo di limone ed erbe aromatiche, quindi grigliarlo alla perfezione. È una scelta rinfrescante. Possiamo condire il pollo alla griglia con verdure miste, pomodorini e una vinaigrette piccante. Sembra un'opzione salutare e soddisfacente. Non dimentichiamo la versatilità dei panini al pollo. Assolutamente. Possiamo marinare il pollo con le spezie, grigliarlo o saltarlo in padella e assemblarlo con verdure fresche e condimenti. È una scelta classica. I panini al pollo sono sempre un piacere per la folla. Possiamo anche aggiungere delle fette di avocado per una maggiore cremosità. Ottima idea. L'avocado aggiungerebbe un bel tocco in più. È incredibile quanti piatti deliziosi possiamo creare con pochi ingredienti. Davvero. Si tratta di essere creativi e sperimentare sapori. Cucinare è un'arte. Assolutamente. È un modo meraviglioso per esprimere la nostra creatività culinaria. Non vedo l'ora di provare queste idee in cucina. Anch'io. Andiamo a cucinare e vediamo quali deliziose creazioni riusciamo a inventare. Lezione 3. Grocery Run. Ciao Anna, in realtà stiamo esaurendo il latte. Potresti darci un gallone per favore? Ciao John, certo. Lo aggiungerò alla mia lista della spesa. C'è altro che ci serve? Potremmo aver bisogno anche di uova. È sempre bene averli riposti in frigo. Notato. Mi assicurerò di prendere anche una scatola di uova. C'è qualcosa di specifico che vorresti ricevere? Penso che siamo bravi con l'essenziale. Tuttavia, se trovi frutta o verdura fresca, sentiti libero di prenderne un po'. Suona bene, terrò d'occhio i buoni prodotti. A proposito, preferiamo la marca del latte o delle uova? Purché sia fresco e di buona qualità, andrà bene qualsiasi marca. Possiamo essere flessibili in questo senso. Va bene, sceglierò le migliori opzioni disponibili. Ti viene in mente qualcos'altro di cui abbiamo bisogno? Fammi pensare. Ah, stiamo esaurendo anche i cereali. Potresti avere una scatola per favore? Una cosa certa. Vado a prendere una scatola dei nostri cereali preferiti. C'è un tipo o un gusto specifico che vorresti? Mi piace il sapore di miele e noci. È sempre una scelta gustosa. Ma sentiti libero di scegliere anche qualcosa che ti piace. Allora è nocciola. Sono sicuro che ci divertiremo entrambi. C'è altro prima di andare a fare la spesa? Credo che sia tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ora. Grazie per l'aiuto, Anna. Lo apprezzo. Nessun problema, John. È un piacere assistervi. Tornerò con la spesa a breve.
Prenditi il tuo tempo, Anna. Guida in sicurezza e ci vediamo quando torni. Lo farò, John. Ci vediamo presto. Non vedo l'ora. Stammi bene, Anna. Lezione 4. Aggiornamento tecnico. Ciao Anna, diamo un'occhiata ai nuovi telefoni qui. Hanno alcune caratteristiche impressionanti. Ciao John, certo. Sono sempre pronto a esplorare la tecnologia più recente. Cosa cerchi in un nuovo telefono? Ho bisogno di un telefono con una fotocamera migliore. Mi piace catturare momenti e voglio migliorare la qualità delle mie foto. Capisco perfettamente. Una buona fotocamera può fare una grande differenza. Hai sentito parlare degli ultimi modelli disponibili? Ho fatto delle ricerche, ma mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri. Cosa mi consigliate? Bene, i nuovi telefoni di punta di varie marche offrono eccellenti funzionalità fotografiche. Hanno obiettivi e sensori di immagine avanzati. Sembra promettente. Quali altre funzionalità devo considerare oltre alla fotocamera? Dipende dalle tue preferenze. Date priorità alla durata della batteria, alla qualità dello schermo o alla potenza di elaborazione? La durata della batteria è importante per me, poiché uso il telefono tutto il giorno. Un buon schermo e prestazioni veloci sarebbero un vantaggio. Sono d'accordo. È essenziale avere un telefono in grado di soddisfare le tue esigenze. Diamo un'occhiata alle opzioni e le confrontiamo. Sicuramente. Possiamo anche cercare telefoni con memoria espandibile se hai molte foto e video da archiviare. Questo è un buon punto. Lo spazio di archiviazione espandibile può tornare utile. Possiamo anche prendere in considerazione telefoni resistenti all'acqua e alla polvere per una maggiore durata. Ottimo suggerimento. È sempre meglio avere un certo livello di protezione per i nostri dispositivi. Chiediamo maggiori dettagli al venditore. Certo, possono fornire informazioni aggiuntive e aiutarci a prendere una decisione informata. Dovremmo anche controllare i prezzi e le offerte disponibili. Concordato. Confronteremo i prezzi e vedremo se ci sono promozioni o sconti. È sempre bene trovare un buon affare. Assolutamente. Possiamo assicurarci di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Passiamo alla sezione telefono e iniziamo a esplorare. Sembra un piano. Apprezzo il tuo aiuto, Anna. Troviamo il telefono perfetto con una fotocamera fantastica. Benvenuto, John. È un piacere assistervi. Andiamo a cercare quel telefono. Anch'io sono entusiasta di vedere le opzioni. Facciamolo. Non vedo l'ora di aggiornare il mio gioco di fotografia. Grazie ancora, Anna. Lezione 5. Routine mattutina. Ciao Anna, è comodo. A proposito, a che ora viene servita la colazione? Salve John, la colazione viene solitamente servita dalle 7 alle 9 del mattino. È un buon momento per iniziare la giornata. Funziona bene per me. Mi piace fare una ricca colazione per iniziare la giornata. Cosa servono di solito? Hanno una varietà di opzioni. Puoi scegliere tra una colazione continentale con dolci, cereali e frutta o una colazione calda con uova, pancetta e pane tostato.
Sembra delizioso. Sono decisamente dell'umore giusto per una colazione calda. Hanno opzioni vegetariane? Sì, lo fanno. Puoi richiedere opzioni vegetariane come omelette vegetariane o farina d'avena con frutta e noci. Sono abbastanza accomodanti. Perfetto. Apprezzo la loro flessibilità. C'è una sala da pranzo specifica dove viene servita la colazione? Sì, c'è una sala da pranzo designata al piano terra. È un posto spazioso e accogliente dove gustare il pasto. Sembra carino. Mi piace avere uno spazio confortevole per rilassarmi e fare colazione. Il caffè o il tè sono inclusi? Sì, sono disponibili anche caffè e tè. Hanno una selezione di diversi tipi, quindi puoi scegliere la tua bevanda preferita. Fantastico, anch'io sono un amante del caffè. Mi assicurerò di prenderne una tazza per iniziare la giornata con il piede giusto. C'è altro che dovrei sapere? Solo un amichevole promemoria per essere consapevoli degli orari della colazione. È bene arrivare presto per avere abbastanza tempo per godersi il pasto. Lo terrò a mente. Grazie per l'informazione, Anna. Non vedo l'ora di gustare una colazione soddisfacente. Benvenuto, John. La colazione è sempre un buon modo per iniziare la giornata. Buon appetito e buona mattinata. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Anche tu ti auguro una splendida mattinata. Lezione 6. Esercizio mattutino. Ciao Anna, mi sono svegliata presto per fare jogging. Ciao John, è fantastico. L'esercizio al mattino può darti energia per la giornata. Anch'io preferisco lo yoga. Fare jogging mi aiuta a schiarire la mente e ad aumentare i miei livelli di energia. Cosa ti piace dello yoga? Lo yoga mi aiuta a rilassarmi e a migliorare la flessibilità. Inoltre migliora la mia concentrazione e promuove la consapevolezza. Sembra meraviglioso. Mi farebbe comodo anche un po' di relax e flessibilità. Hai qualche consiglio per i principianti? Assolutamente. Ci sono molte routine di yoga per principianti disponibili online. Puoi iniziare con pose delicate e progredire gradualmente. Questo è utile. Ci sono pose o sequenze specifiche che suggerisci per principianti come me? Certo. Alcune pose adatte ai principianti includono Mountain Pose, Downward Facing Dog e Child's Pose. Questi possono aiutarti a costruire una base. Esaminerò quelle pose e le proverò. Ci sono risorse o app specifiche che consigli per imparare lo yoga? Esistono diverse fantastiche app di yoga che offrono sessioni guidate per tutti i livelli. Yoga Studio e Down Dog sono quelli popolari da prendere in considerazione. Grazie per i consigli, Anna. Li controllerò e vedrò quale mi si addice meglio. Qualche altro consiglio per iniziare lo yoga? È importante ascoltare il proprio corpo e non sforzarsi troppo. Ricorda di respirare profondamente e mantenere la forma corretta in ogni posa. Lo terrò a mente. La sicurezza e una tecnica adeguata sono essenziali. Sembra che lo yoga possa fornire un approccio olistico al fitness. Assolutamente sì, lo yoga unisce l'esercizio fisico al benessere mentale e spirituale. È un ottimo modo per ritrovare l'equilibrio nella routine quotidiana.
Sono entusiasta di provarlo. Forse posso incorporare lo yoga nella mia routine di esercizi mattutini. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Fammi sapere come va il tuo viaggio nello yoga. Sono qui per supportarti. Lo apprezzo, Anna. Ti terrò aggiornato. Continuiamo entrambi i nostri rispettivi esercizi e restiamo attivi e in salute. Sicuramente, John. In bocca al lupo per il nostro benessere e per un buon inizio di giornata. Abbi cura di te e goditi la corsa. Grazie Anna. Anche tu. Abbi cura di te e goditi la tua pratica yoga. Ci vediamo dopo. Lezione 7. Impostazione dei confini. Ciao Anna, sì ci sono alcuni limiti e linee guida. Li condividerò con te. Ciao John, sembra importante. È essenziale avere dei limiti in vari aspetti della vita. A quali linee guida specifiche ti riferisci? Bene, quando si tratta di confini personali, è fondamentale comunicare chiaramente i propri bisogni e limiti agli altri. Questo ha senso. Una comunicazione efficace aiuta a stabilire comprensione e rispetto reciproci. Esistono diversi tipi di confini? Assolutamente. Ci sono confini fisici, confini emotivi e persino limiti temporali. Ognuno ha uno scopo diverso. Puoi fornire alcuni esempi di come questi limiti possono essere applicati nelle situazioni quotidiane? Certo. Per quanto riguarda i confini fisici, potrebbe significare rispettare lo spazio personale di qualcuno o non toccare i suoi effetti personali senza permesso. Capisco. E che mi dici dei confini emotivi? Come possono essere stabiliti e mantenuti? I confini emotivi implicano prendersi cura dei propri sentimenti e non assumere le emozioni degli altri come proprie. È importante esprimere le proprie emozioni in modo onesto e rispettoso. È un consiglio prezioso. Aiuta a mantenere il benessere emotivo ed evita inutili oneri emotivi. Che ne dici dei limiti temporali? I limiti di tempo implicano una gestione efficace del tempo e la messa da parte del tempo dedicato al lavoro, al relax, alle relazioni e ad altre priorità. Questo è essenziale per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Esistono suggerimenti generali per stabilire e mantenere i limiti? Sì, è importante essere assertivi e sicuri di sé nell'esprimere i propri limiti. Ricorda, va bene dire di no quando necessario. Ci vuole pratica, ma è fondamentale per la cura di sé e il mantenimento di relazioni sane. Qualche altro approfondimento che vorresti condividere? È importante verificare regolarmente se stessi e rivalutare i propri limiti man mano che le esigenze e le circostanze cambiano. Flessibilità e consapevolezza di sé sono fondamentali. Grazie per aver condiviso queste intuizioni, John. Sono preziosi promemoria. Benvenuta, Anna. I confini sono fondamentali per la crescita personale e il mantenimento di connessioni sane. Continuiamo a dare loro la priorità. Assolutamente, John. Assumi limiti sani e vivi una vita equilibrata. Abbi cura di te. Grazie Anna. Abbi cura anche tu e ti auguro una splendida giornata. Lezione 8. Frequenza degli esercizi. Ciao Anna, fai questi esercizi per vedere i risultati.
Idealmente, mira ad almeno 3 volte a settimana. Ciao John, sembra un buon piano. La coerenza è fondamentale quando si tratta di fare esercizio. A che tipo di esercizi ti riferisci? Sto parlando di una combinazione di esercizi cardiovascolari come la corsa o il ciclismo, insieme a esercizi di allenamento della forza come sollevamento pesi o esercizi a corpo libero. Sembra esaustivo. Quanto deve durare ogni sessione di allenamento? Si consiglia di mirare ad almeno 30 minuti di esercizio di intensità moderata per sessione. Puoi aumentare gradualmente la durata man mano che aumenti la resistenza. Sembra fattibile. Ci sono esercizi specifici che suggerisci per i principianti? Per gli esercizi cardiovascolari, camminare a ritmo sostenuto o fare jogging è un ottimo punto di partenza. Per quanto riguarda l'allenamento della forza, possono essere efficaci esercizi a corpo libero come squat, flessioni e plank. Sono esercizi familiari. Posso farli a casa o devo andare in palestra? Puoi sicuramente farli a casa. Gli esercizi a corpo libero richiedono un'attrezzatura minima e puoi anche usare oggetti domestici come sostituti dei pesi. Questo è conveniente. Come posso rimanere motivato ad allenarmi regolarmente? Stabilire obiettivi realistici e monitorare i progressi può aiutare a mantenere la motivazione. Puoi anche trovare un compagno di allenamento o partecipare a corsi di fitness per una maggiore responsabilità. Ottimi suggerimenti. Lo terrò a mente. C'è un momento specifico della giornata in cui è meglio fare esercizio? Il momento migliore per allenarsi è quando rientra nel tuo programma e quando ti senti più energico. Alcune persone preferiscono la mattina, mentre altre trovano la sera più comoda. Sperimenterò diversi momenti per trovare ciò che funziona meglio per me. Ci sono precauzioni o consigli di sicurezza di cui dovrei essere a conoscenza? È importante riscaldarsi prima dell'allenamento e raffreddarsi dopo per prevenire lesioni. Rimani idratato, ascolta il tuo corpo e consulta un operatore sanitario in caso di dubbi. La sicurezza prima di tutto, in effetti. Grazie per aver condiviso queste linee guida per gli esercizi, John. Ora mi sento più sicuro di iniziare una routine. Benvenuta, Anna. Sono lieto di esserti stato utile. Ricorda che la coerenza e il progresso graduale sono fondamentali. Sono qui per supportarti lungo il percorso. Apprezzo il tuo sostegno, John. Impegniamoci entrambi a fare esercizio fisico regolare e godiamoci i benefici che ne derivano. A uno stile di vita più sano. Assolutamente, Anna. Auguri alla nostra salute e al nostro benessere. Abbi cura di te e buon allenamento. Lezione 9. Pianificazione del viaggio. Ciao Anna, il mio tempo ed esplora diverse città. Ottimo. Hai pianificato le tue soste lungo il percorso? Ciao John, sì, sono entusiasta di scoprire nuovi posti. Ho fatto delle ricerche e ho in mente alcune città. Che ne dici di te? È fantastico. Ho anche esaminato alcune città interessanti da visitare. È sempre bene avere un piano prima di mettersi in viaggio. Assolutamente. La pianificazione aiuta a garantire un viaggio piacevole e senza intoppi. Quali città stai considerando? Sto pensando di fermarmi in un'affascinante città costiera, una storica città di montagna e una vivace città nota per la sua scena culturale. Che ne dite di voi?
Sembra un itinerario diverso. Sto pensando di esplorare una pittoresca città di campagna, una pittoresca cittadina sul lago e una vivace città di mercato. Sembrano intriganti. Come hai scelto quelle città? Qualche criterio specifico? Ho cercato città che offrissero attrazioni uniche, bellezze naturali e opportunità per conoscere la cultura locale. Ho letto anche recensioni e consigli di altri viaggiatori. Questo è un approccio intelligente. È importante considerare vari fattori per adattare il viaggio ai nostri interessi. Hai trovato delle gemme nascoste? Sì, ho scoperto una città meno conosciuta con bellissimi sentieri escursionistici e un rinomato mercato alimentare locale. Sembra una gemma nascosta che vale la pena esplorare. Meraviglioso. La scoperta di gemme nascoste aggiunge un elemento di avventura al viaggio. Hai pianificato la durata del soggiorno in ogni città? Sì, ho assegnato alcuni giorni per ogni città, concedendomi abbastanza tempo per esplorare le principali attrazioni e immergermi nell'atmosfera locale. Questa è una buona strategia. È importante trovare un equilibrio tra vivere a fondo ogni città e avere abbastanza tempo per la spontaneità. Hai preso in considerazione le opzioni di trasporto? Sì, ho preso in considerazione il noleggio di un'auto per flessibilità e convenienza. Mi permetterà di spostarmi facilmente tra le città ed esplorare le aree circostanti. Noleggiare un'auto è un'ottima idea. Ti dà la libertà di avventurarti fuori dai sentieri battuti. Avete preso accordi per l'alloggio? Ho prenotato in accoglienti bed and breakfast in ogni città. Offrono un'esperienza confortevole e autentica che si allinea con l'atmosfera generale del viaggio. Il soggiorno in bed and breakfast aggiunge un tocco affascinante al viaggio. È un ottimo modo per entrare in contatto con la comunità locale. Sei entusiasta del tuo prossimo viaggio in auto? Assolutamente. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura e creare ricordi duraturi. Esplorare nuove città è sempre un'esperienza arricchente. Condivido la tua emozione, Anna. Viaggiare ci apre la mente e allarga i nostri orizzonti. Ti auguro un viaggio incredibile. Grazie, John. Mi assicurerò di condividere le mie esperienze con te. Buon viaggio anche a te e goditi la tua esplorazione di diverse città. Non vedo l'ora di sapere del tuo viaggio, Anna. Grazie e abbi cura di te. Ci vediamo quando torni. Lezione 10. Negoziazione costruttiva. Ciao Anna, conversazione equa e costruttiva. Ottimo. Cominciamo la negoziazione. Quali sono i punti chiave che dobbiamo affrontare? Ciao John, davvero. Per iniziare, dovremmo definire chiaramente i nostri obiettivi e comprendere le esigenze reciproche. A quali risultati puntate? Sto cercando una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. È importante trovare una soluzione che soddisfi i nostri rispettivi obiettivi e interessi. E tu? Condivido la stessa prospettiva. È fondamentale trovare un terreno comune e raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti. Possiamo discutere i dettagli? Assolutamente. Cominciamo delineando le nostre priorità. Quali sono per te gli aspetti più importanti di questa negoziazione? Per me è fondamentale considerare l'efficacia in termini di costi della proposta e la sostenibilità a lungo termine dell'accordo.
A quali fattori dai la priorità? L'efficacia in termini di costi e la sostenibilità sono davvero fondamentali. Inoltre, apprezzo la flessibilità e il potenziale di collaborazione futura. Come possiamo garantire una comunicazione aperta durante tutta la negoziazione? La comunicazione aperta è fondamentale. Dovremmo ascoltarci attivamente, porre domande chiarificatrici ed esprimere i nostri pensieri e le nostre preoccupazioni con rispetto. Come possiamo gestire i potenziali conflitti? La risoluzione dei conflitti è importante. Possiamo affrontare i conflitti concentrandoci sui problemi in questione piuttosto che sugli attacchi personali e cercando compromessi reciprocamente vantaggiosi. Come possiamo mantenere un'atmosfera positiva? Mantenere un'atmosfera positiva è fondamentale per negoziazioni produttive. Dovremmo mostrare apprezzamento per i punti di vista degli altri e celebrare i progressi. Quali strategie possiamo utilizzare per trovare un terreno comune? Per trovare un terreno comune, possiamo esplorare interessi condivisi e trovare soluzioni creative. È anche utile cercare criteri oggettivi ed evitare posizioni rigide. Come possiamo garantire che la negoziazione rimanga equa? L'equità è essenziale. Possiamo garantire l'equità essendo trasparenti, considerando tutte le informazioni pertinenti e dandoci reciprocamente pari opportunità di esprimere opinioni. Come concludiamo la negoziazione? Per concludere la negoziazione, dovremmo riassumere i punti concordati, chiarire eventuali domande rimanenti e confermare il nostro impegno ad attuare i termini concordati. Come possiamo dare seguito dopo aver raggiunto un accordo? Il follow-up è importante per la responsabilità. Possiamo programmare check-in regolari per valutare i progressi, risolvere eventuali dubbi e apportare modifiche se necessario. Come gestiamo i potenziali disaccordi? In caso di disaccordo, possiamo rivedere i nostri obiettivi e interessi condivisi ed esplorare soluzioni alternative che rispondano alle preoccupazioni di entrambe le parti. La collaborazione è fondamentale. Assolutamente sì, la collaborazione e la volontà di trovare un terreno comune sono essenziali. Lavorando insieme, possiamo ottenere un risultato reciprocamente vantaggioso. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Affrontiamo questa negoziazione con apertura, rispetto e attenzione alla ricerca di soluzioni. Sono fiducioso che possiamo raggiungere un accordo favorevole. Condivido la tua fiducia, John. Cominciamo la negoziazione con una mentalità positiva e un impegno per un dialogo costruttivo. Aspettiamo una negoziazione di successo. Complimenti, Anna. Cominciamo. Non vedo l'ora di trovare un terreno comune e raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso. Lezione 11. Esplorazione di nuove strategie di apprendimento. Ciao Anna, hai scoperto nuove strategie di apprendimento di recente? Ciao John. Sì, ho provato alcuni passaggi più piccoli che sembrano utili. Ad esempio, ho iniziato a usare le flashcard per imparare nuovi vocaboli. Le flashcard sono fantastiche. Facilitano la memorizzazione delle parole. Hai provato a usare tecniche mnemoniche con le tue flashcard? Sì, ce l'ho. Uso immagini e associazioni visive per ricordare i significati delle parole. Finora è stato abbastanza efficace. Impressionante, Anna. Un'altra tecnica utile è esercitarsi a parlare con persone madrelingua. Avete preso in considerazione la possibilità di trovare partner per lo scambio linguistico? Assolutamente. Sono entrato a far parte di una comunità di scambio linguistico online, e ho avuto conversazioni con persone madrelingua inglese.
È stato un modo fantastico per migliorare le mie capacità di parlare. È fantastico, Anna. Parlare con persone madrelingua è una preziosa opportunità per imparare espressioni naturali e migliorare la pronuncia. Hai provato a registrare la tua voce per identificare le aree di miglioramento? Sì, ce l'ho. È stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Ho notato alcune aree in cui devo lavorare sulla mia intonazione e chiarezza. Registrare me stesso è stato un ottimo modo per autovalutarmi. È un approccio intelligente, Anna. Un altro suggerimento è quello di guardare film o programmi TV in inglese con sottotitoli. Ti aiuta ad abituarti alla lingua e migliora le tue capacità di ascolto. L'hai provato? Sì, ce l'ho. È stato un modo divertente per immergermi nella lingua. Guardo film con sottotitoli in inglese e questo mi aiuta a capire espressioni colloquiali e accenti diversi. È fantastico, Anna. È bello vederti esplorare varie strategie. Hai pensato di incorporare la musica nella tua routine di apprendimento? Sì, ce l'ho. Ascolto canzoni in inglese e leggo i testi per capire il significato dietro le parole. Non è solo divertente, ma mi aiuta anche ad ampliare il mio vocabolario. È meraviglioso, Anna. La musica è un potente strumento per l'apprendimento delle lingue. Infine, hai provato a utilizzare app per l'apprendimento delle lingue o piattaforme online? Sì, sto usando un'app per l'apprendimento delle lingue sul mio telefono. Fornisce esercizi e quiz interattivi per rafforzare ciò che ho imparato. È stato un modo comodo per esercitarsi in viaggio. È bello sentirlo, Anna. Incorporare la tecnologia nel processo di apprendimento può essere molto utile. Continuate a esplorare nuove strategie e sono sicuro che continuerete a fare progressi nel vostro percorso di apprendimento dell'inglese. Grazie, John. Continuerò sicuramente a provare cose nuove. È emozionante scoprire diversi approcci e vedere come contribuiscono al mio sviluppo linguistico. Assolutamente, Anna. Imparare una lingua è un'avventura continua. Rimani motivato e goditi il processo. Sono sicuro che raggiungerai i tuoi obiettivi. Grazie per l'incoraggiamento, John. Apprezzo il tuo sostegno. Continuiamo a ispirarci l'un l'altro nei nostri sforzi di apprendimento delle lingue. Sicuramente, Anna. Insieme possiamo fare grandi cose. Continuiamo ad andare avanti e ad abbracciare nuove opportunità di crescita. Lezione 12. Attivismo ambientale. Ciao Anna. Hai visto quella notizia su giovani attivisti che chiedono azioni per combattere il cambiamento climatico? Oh sì, l'ho fatto. Sono colpita dalla determinazione dei giovani a fare la differenza. È stimolante. Assolutamente. La loro passione è contagiosa. Comprendono davvero l'urgenza di proteggere il nostro pianeta. Sicuramente. È fondamentale che tutti si rendano conto che il cambiamento climatico riguarda tutti noi, indipendentemente dall'età o dal background. Assolutamente giusto. Dobbiamo assumerci la responsabilità collettiva e lavorare per soluzioni sostenibili. Non potrei essere più d'accordo. Non si tratta solo di azioni individuali, abbiamo bisogno di cambiamenti sistemici per combattere efficacemente i cambiamenti climatici. Questo è vero. Anche i governi e le aziende hanno un ruolo significativo da svolgere nella riduzione delle emissioni di carbonio e nella promozione delle energie rinnovabili. Esattamente.
La transizione verso fonti di energia pulite e l'attuazione di politiche per proteggere l'ambiente dovrebbero essere una priorità. E anche l'istruzione svolge un ruolo fondamentale. Dobbiamo sensibilizzare ed educare le persone sull'impatto delle loro scelte. Assolutamente. Diffondendo la conoscenza e incoraggiando pratiche rispettose dell'ambiente, possiamo creare un futuro più verde. Sicuramente. È incoraggiante vedere giovani attivisti aprire la strada e ispirare gli altri ad agire. Sì, le loro voci sono potenti. Dovremmo sostenere e amplificare il loro messaggio per apportare un vero cambiamento. Non potrei essere più d'accordo. Insieme, possiamo fare la differenza e creare un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Questo è lo spirito. Uniamo le forze e contribuiamo al movimento globale per un pianeta più sano. Assolutamente, Anna. Cerchiamo di essere proattivi e di fare passi, grandi o piccoli, verso un mondo più verde e sostenibile. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, John. Insieme possiamo avere un impatto positivo. Sicuramente, Anna. Le nostre azioni di oggi daranno forma al mondo di domani. Facciamo la nostra parte e ispiriamo gli altri a fare lo stesso. Assolutamente, John. È tempo di agire. Facciamo un cambiamento in meglio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Andiamo là fuori e facciamo la differenza. Lezione 13. Soggiorno confortevole in hotel. Ciao Anna, ho una domanda veloce. Mi scusi, ma la temperatura della stanza è troppo fredda. C'è un modo per regolarlo? Ehi! Mi scuso per l'inconveniente. Fammi controllare il termostato per te. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Benvenuto, John. Ho regolato la temperatura a un livello più confortevole. È meglio? Molto meglio, Anna. Grazie per essertene occupato tempestivamente. Non è affatto un problema. È importante garantire ai nostri ospiti un soggiorno piacevole. Sono completamente d'accordo, Anna. Una temperatura ambiente confortevole fa una grande differenza. Assolutamente. Ci impegniamo a fornire un ambiente accogliente in cui i nostri ospiti possano rilassarsi e distendersi. È bello sentirlo. Sono le piccole cose che rendono memorabile un soggiorno in hotel. Precisamente. L'attenzione ai dettagli e la soddisfazione degli ospiti sono le nostre massime priorità. Lo capisco. Il servizio qui è stato eccellente finora. Grazie per le belle parole, John. Siamo orgogliosi di offrire un servizio eccezionale. Si vede, Anna. Sono colpita dal livello di professionalità e ospitalità. Sono felice di sentirlo, John. Il nostro team lavora sodo per creare un'atmosfera accogliente. Beh, stai facendo un lavoro fantastico. Mi sento come a casa qui. È meraviglioso sentirlo. Vogliamo che i nostri ospiti si sentano a proprio agio e curati. Missione compiuta, Anna. Apprezzo l'impegno che tu e il tuo team avete profuso per rendere questo soggiorno piacevole. Grazie, John. È stato un piacere assisterti.
Se hai bisogno di qualcos'altro, non esitare a chiedere. Lo farò, Anna. Grazie ancora per l'eccellente servizio. Sei il benvenuto, John. Si gode il resto del soggiorno. Lo farò sicuramente, Anna. Grazie e buona giornata. Lezione 14. Alla scoperta di negozi unici. Ciao Anna. Stavo pensando di esplorare diversi negozi per trovare qualcosa di unico. È una buona idea, vero? Ciao John. Assolutamente, è un'ottima idea. Esplorare negozi unici può portare a scoperte entusiasmanti. Sono d'accordo. È sempre divertente trovare qualcosa di speciale che non troverai nei negozi tradizionali. Sicuramente. Le boutique e i mercati locali offrono spesso una vasta gamma di articoli unici. È esattamente quello che sto cercando. Voglio trovare qualcosa di particolare e unico nel suo genere. Sei sulla strada giusta, John. I negozi indipendenti spesso mostrano la creatività degli artigiani locali. Questo è ciò che lo rende così interessante. Anche sostenere le imprese e gli artisti locali è importante. Assolutamente. Aiuta l'economia locale e incoraggia una fiorente comunità creativa. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Allora, da dove devo iniziare la mia ricerca di negozi unici? Puoi iniziare esplorando i quartieri alla moda o cercando online negozi specializzati. Sembra un piano. Farò una lista di luoghi da visitare e inizierò la mia avventura. È un ottimo approccio, John. Non si sa mai quali gemme nascoste potresti incontrare. Esattamente. Aggiunge un elemento di sorpresa e anticipazione all'esperienza di acquisto. Sicuramente sì. Inoltre, avrai una storia da raccontare su ogni oggetto unico che trovi. Questo è il bello. Ogni oggetto avrà una sua storia e un suo significato. Assolutamente. Aggiunge un tocco personale ai tuoi effetti personali, e li rende più significativi. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Si tratta di trovare cose che risuonino con il proprio stile e la propria personalità. Sicuramente. È un modo per esprimerti e distinguerti dalla massa. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio di shopping ora. Grazie per l'ispirazione, Anna. Benvenuto, John. Goditi la tua esplorazione e divertiti alla scoperta di tesori unici. Lo farò, Anna. E se mai doveste imbattervi in qualche negozio interessante, fatemelo sapere. Certo, John. Terrò gli occhi aperti e condividerò tutti i consigli che troverò. Sarebbe meraviglioso. Grazie Anna. Grazie per il tuo aiuto. Nessun problema, John. Buon shopping, e che tu possa trovare molte cose straordinarie. Grazie ancora, Anna. Abbi cura di te e ci sentiamo presto. Lezione 15. La gioia di sorprendere un amico. Ciao Anna. Indovina una cosa? Avevo programmato una sorpresa per il mio amico. Come si è sentito il tuo amico quando l'hai sorpreso?
Ciao John. Sembra eccitante. Il mio amico era oltremodo felice quando li ho sorpresi. È meraviglioso sentirlo. Le sorprese hanno un modo di portare gioia ed eccitazione. Assolutamente. È una sensazione così speciale vedere la felicità sul loro viso. Posso immaginarlo. È l'elemento sorpresa che rende l'esperienza memorabile. Sicuramente. Dimostra che hai fatto il possibile per farli sentire speciali. Questo è esattamente ciò a cui miravo. Volevo creare un momento memorabile per il mio amico. Sono sicuro che il tuo amico apprezzerà lo sforzo e la premura alla base della sorpresa. Lo spero. È sempre bello fare qualcosa di speciale per le persone a cui teniamo. Assolutamente. Rafforza il legame e crea ricordi duraturi. Questo è ciò a cui miro, Anna. Ricordi che possiamo custodire per tutta la vita. Sono sicuro che il tuo amico farà tesoro di questa sorpresa e dei ricordi che crea. Lo spero davvero. Vedere la loro felicità ne varrà la pena. Su questo non ho dubbi, John. Il tuo amico è fortunato ad averti. Grazie Anna. Si tratta di diffondere la felicità e far sì che i momenti contino. Hai assolutamente ragione. I piccoli gesti possono avere un grande impatto sulla giornata di qualcuno. Questo è il bello. Non deve essere stravagante. È il pensiero che conta. Precisamente. Sono il pensiero e lo sforzo che rendono significativa la sorpresa. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Sono le cose semplici che spesso portano più gioia. Assolutamente. Sono i gesti inaspettati che scaldano il cuore e fanno sorridere. Non vedo l'ora di vedere lo sguardo sul viso del mio amico quando si aprirà la sorpresa. Sarà impagabile, John. Il tuo amico avrà una meravigliosa sorpresa. Lo spero. Grazie per l'incoraggiamento, Anna. Significa molto. Benvenuto, John. Sono sicuro che andrà tutto alla grande. Apprezzo il tuo ottimismo, Anna. Aumenta ancora di più la mia eccitazione. Sono felice di sentirlo, John. Goditi la sorpresa e la gioia che porta. Lo farò, Anna. Grazie per il tuo sostegno. Ci sentiamo presto. Lezione 16. Considerare nuove idee. Ciao Anna. Stavo pensando a una nuova idea per il nostro progetto. Dovrò verificare con le risorse umane, ma è qualcosa che possiamo prendere in considerazione. Ciao John. Sembra intrigante. Le nuove idee spesso offrono nuove prospettive e opportunità. Assolutamente. È importante esplorare diverse possibilità per migliorare il nostro progetto. Sono d'accordo. L'innovazione e l'adattabilità sono fondamentali per rimanere all'avanguardia nel mondo frenetico di oggi. Questo è esattamente il motivo per cui credo che questa idea possa avere un impatto positivo. Sono curioso di saperne di più.
Cosa ha dato origine a questa idea e in che modo pensi che possa esserci utile? Bene, ho studiato le tendenze emergenti nel nostro settore e mi sono imbattuto in un concetto che si allinea perfettamente con i nostri obiettivi. Questo è interessante. È sempre bene rimanere aggiornati ed essere aperti a nuovi approcci. Esattamente. Questo concetto ha il potenziale per semplificare i nostri processi e migliorare l'efficienza. Vale sicuramente la pena considerarlo. Potrebbe portare a risparmi sui costi e a risultati migliori. Questo è quello che spero. Credo che possa ottimizzare il nostro flusso di lavoro e fornire risultati migliori ai nostri clienti. Sembra promettente, John. Hai pensato alle potenziali sfide o ostacoli che potremmo incontrare? Certo. Ci ho pensato anche io. Potrebbe esserci una curva di apprendimento e una certa resistenza al cambiamento. Il cambiamento può essere difficile, ma se comunichiamo i vantaggi in modo efficace, possiamo superare questi ostacoli. Sono completamente d'accordo, Anna. Una comunicazione chiara e il coinvolgimento del team nel processo decisionale saranno fondamentali. Assolutamente. È importante creare un ambiente favorevole e collaborativo. Questa è la chiave. Abbiamo bisogno della partecipazione di tutti per rendere questa idea un successo. Sono lieto che tu stia considerando il punto di vista della squadra. Dimostra una grande leadership. Grazie Anna. Credo fermamente che coinvolgere il team porti a risultati migliori. Non potrei essere più d'accordo, John. Quando tutti si sentono apprezzati e inclusi, danno il massimo. Precisamente. Promuove un senso di appartenenza e impegno nei confronti del progetto. Sono entusiasta di questa nuova idea, John. Hai il potenziale per portare il nostro progetto al livello successivo. Sono felice di sentirlo, Anna. Il tuo entusiasmo e il tuo sostegno significano molto per me. Sono qui per aiutarti, John. Fammi sapere come posso aiutarti a trasformare questa idea in realtà. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutare, Anna. Insieme possiamo fare una differenza positiva. Assolutamente, John. Andiamo avanti con fiducia ed esploriamo il potenziale di questa idea. D'accordo, Anna. Contatterò le risorse umane per raccogliere maggiori informazioni. Grazie per l'incoraggiamento. Benvenuto, John. Buona fortuna con la discussione sulle risorse umane. Tienimi aggiornato sui progressi. Lo farò, Anna. Grazie ancora. Ci sentiamo presto. Lezione 17. Celebrazioni festive. Ciao Anna. Ho sentito che c'è stata una festa in città. Deve essere stato interessante. Ti sei unito ai festeggiamenti? Ciao John. Sì, l'ho fatto. È stato un evento vivace e vivace. Mi sono goduto ogni momento. Sembra fantastico. Adoro partecipare a festeggiamenti gioiosi. Assolutamente. È una grande opportunità per immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali. Non potrei essere più d'accordo. I festival hanno un modo unico di riunire le persone. Lo fanno.
È un momento in cui le comunità si uniscono e festeggiano in armonia. Questo è bellissimo. Trovo affascinante assistere a costumi e rituali diversi. È un modo meraviglioso per ampliare i nostri orizzonti e conoscere culture diverse. Esattamente. Credo che la comprensione di culture diverse promuova l'empatia e l'apprezzamento. Non potrei essere più d'accordo. Ci aiuta ad abbracciare la diversità e a celebrare la nostra umanità condivisa. Assolutamente. Hai partecipato a qualche attività specifica durante la celebrazione? Sì, l'ho fatto. C'erano danze tradizionali, spettacoli musicali e persino una fiera gastronomica. Sembra molto divertente. Mi piace sperimentare nuove cucine durante i festival. È stata una festa per i sensi, John. L'aroma del cibo delizioso riempiva l'aria. Posso quasi immaginarlo. Il cibo ha un modo per unire le persone, vero? Sicuramente sì. Condividere un pasto è un modo universale per connettersi e promuovere i legami. Questo è vero. I festival offrono un ambiente perfetto per creare ricordi duraturi. Assolutamente. L'energia e l'entusiasmo della folla sono contagiosi. Posso immaginare l'atmosfera vivace dei festeggiamenti, con gente che ride e si diverte. Hai ragione, John. Risate e gioia sono state abbondanti durante tutta la celebrazione. Deve essere stata un'esperienza davvero memorabile per te, Anna. In effetti, lo era. Ho provato un senso di unità e felicità nel far parte di un evento del genere. Sono contenta che tu ti sia divertito così tanto. I festival hanno un modo per risollevare gli spiriti. Lo fanno, John. Ci ricordano di apprezzare la bellezza della vita e la gioia di stare insieme. Assolutamente. Sono momenti come questi che rendono la vita così ricca e significativa. Non potrei essere più d'accordo, John. Dovremmo amare e celebrare queste occasioni speciali. Sicuramente. Servono a ricordare la nostra umanità condivisa e il potere dello stare insieme. Ben detto, John. Abbracciamo lo spirito della festa anche nella nostra vita quotidiana. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Alla gioia, all'unità e alla creazione di bellissimi ricordi. Complimenti, John. Che possiamo sempre trovare motivi per festeggiare e diffondere la felicità. Assolutamente, Anna. Grazie per aver condiviso con me la tua esperienza al festival. Lezione 18. Esplorando il quartiere. Ciao Anna. Ho sentito che c'è un nuovo caffè che ha aperto nelle vicinanze. È raggiungibile a piedi? Ciao John. Sì, lo è. È a soli 10 minuti a piedi da qui. Questo è conveniente. Mi piace esplorare nuovi posti a piedi. Camminare è un ottimo modo per scoprire le gemme nascoste del quartiere. Assolutamente. Ti permette di apprezzare l'ambiente circostante e di respirare l'atmosfera. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre, è un mezzo di trasporto salutare ed ecologico.
Sicuramente. Allora, dimmi di più su questo caffè. Cosa lo rende speciale? Bene, ha un ambiente accogliente con comodi posti a sedere e splendidi arredi. Sembra invitante. Apprezzo l'atmosfera calda e accogliente. La caffetteria offre anche una vasta gamma di caffè gourmet deliziosi dolci. Sono un amante del caffè, quindi è decisamente allettante. Qualche piatto d'autore? Sì, hanno una miscela unica di sapori nei loro panini e insalate speciali. Sembra allettante. Mi piace provare nuovi sapori e creazioni culinarie. È un ottimo posto per rilassarsi, incontrare gli amici o persino lavorare da remoto. Questo è fantastico. Una caffetteria versatile che soddisfa esigenze diverse. Assolutamente. Inoltre, il personale è cordiale e attento e offre un ottimo servizio. Un servizio eccellente migliora sempre l'esperienza culinaria complessiva. Sicuramente. E la parte migliore è che hanno posti a sedere all'aperto con una vista incantevole. Questo è un bonus. Gustarsi una tazza di caffè mentre ci si immerge nel paesaggio sembra delizioso. Lo è davvero. La caffetteria è situata vicino a un parco, il che ne aumenta il fascino. Sembra la combinazione perfetta. La natura e un caffè accogliente vanno di pari passo. Non potrei essere più d'accordo, John. È una piccola oasi nel cuore della città. Sono decisamente incuriosito adesso. Mi assicurerò di visitare presto la caffetteria. Sono sicuro che ti piacerà, John. Fammi sapere cosa ne pensi dopo che ci sei stato. Lo farò, Anna. Grazie per aver condiviso con me questa gemma nascosta. Benvenuto, John. Sono sempre felice di condividere scoperte entusiasmanti. Lo apprezzo, Anna. È una delle cose che rendono interessanti le nostre conversazioni. Allo stesso modo, John. Esplorare e condividere nuove esperienze mantiene vive le nostre interazioni. Infatti. È un piacere conoscere luoghi diversi ed espandere i nostri orizzonti. Assolutamente, John. Continuiamo a esplorare e ad apprezzare la ricchezza di ciò che ci circonda. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Non resta che scoprire nuove gemme e godersi il viaggio.